Il V-Ray Fur permette di creare dei peli sull'oggetto al quale viene applicato questo effetto. In ambito architettonico questi peli possono essere usati per rappresentare l'erba oppure per rappresentare degli alberi, cioè dei tappeti con dei peli. Il suo utilizzo è abbastanza semplice. Noi in questo momento vediamo che il tasto è disattivato. Per quale motivo è disattivato? Perché lui funziona soltanto se tu selezioni un gruppo. Quindi se io vado a convertire, però in questo caso eh, qua ho creato un cubetto ma non avevo fatto un gruppo, quindi cancello questi elementi, triplo clic qui sopra, tasto destro, crea gruppo. Quindi questo qua adesso è un gruppo. Poi prendo questo piano e lo sposto un poco più sopra, così in modo tale da avere questa parte, diciamo il bianco del piano esteriormente e questo qui. Volendo io su questo piano posso anche applicargli un materiale erba, quindi come faccio? Entro nell'asset editor, entro nei materiali di V-Ray, clicco su questo tastino e per esempio vado nella sezione che si chiama ground, quindi i terreni, scorro l'elenco e trovo alcune erbe. Avrei anche potuto creare io un materiale mio, quindi per utilizzare questo V-Ray Fur non è che c'è bisogno per forza di uno dei materiali, diciamo, che ti propone lui. Quindi trascino questo qui dentro e lui qua mi posiziona l'erba. Si tratta di un semplicissimo materiale di V-Ray con una fotografia di erba all'interno del diffuse, nessun effetto di riflessione, nessun effetto di trasparenza, mentre invece nel bump abbiamo una immagine che poi è la stessa a colori dell'erba e una forza di bump pari a 1, quindi per creare una ruvidità. Con l'oggetto selezionato e l'erba selezionata, tasto destro, Apply to Selection. Vado a lanciare il render interattivo e diciamo che questo è il primo risultato che io ottengo, quindi ho dell'erba posta sopra al mio oggetto. Però quest'erba non è particolarmente realistica perché solitamente l'erba è un po' più leggermente più alta, quindi ci sono dei fili d'erba. Questo effetto tanto tempo fa veniva prodotto grazie al displacement che c'è qui, mettendo una mappa di displacement che andava a creare appunto i fili d'erba all'interno sul modello, però il displacement ha un difetto visivo che questi fili d'erba prodotti dal displacement molto spesso sono diritti, come se fossero delle punte, quindi non sono girati su se stessi, mentre invece il V-Ray Fur riesce appunto a girare il filo d'erba. Come funziona il V-Ray Fur? Quando non c'è niente selezionato, il V-Ray Fur è disattivato. Appena io seleziono il V-Ray Fur, questo parametro viene sbloccato. Cliccando su questo elemento, tu vedi che qui compare una sorta di elemento rosso che mi fa capire che qui sopra è stato applicato il V-Ray Fur e tu vedi che immediatamente qui cominciano a comparire dei fili d'erba. Avvicinandomi vedo che questi fili d'erba, diciamo, sono abbastanza radi,
tra di loro, quindi c'è un po' di spazio e sono abbastanza lunghi. Io ho un controllo completo su questi elementi, accedendo sempre nel pannello Geometry. Io ora mi trovo la voce che si chiama Vurei Fur. All'interno, diciamo, di questo pannello io ho la possibilità di impostare una serie di parametri. Qui dentro non tutti i parametri sono fondamentali, ce ne sono alcuni che sono un pochino più importanti di altri. Questo pannello, quindi qua distribuzione, ci sono due modi per distribuirlo, tramite area oppure tramite faccia. Se metto tramite faccia, lui praticamente che cosa fa? Il numero dei fili è fisso per ogni faccia dell'oggetto, quindi solitamente gli oggetti 3D sono composti da mesh, cioè da triangolini, da facce, e quindi lui in questo caso ora sta mettendo 10 fili d'erba per ogni faccia, però visto che questo oggetto è un parallelepipedo e quindi ha un'unica faccia, lui adesso sta mettendo 10 fili d'erba per tutta la superficie, quindi capiamo che è un risultato, diciamo, non bello da vedere. Invece per area che cosa fa? Non calcola le facce del modello, ma legge questo numero qui dentro e va a distribuire queste parti in base alla dimensione del piano sul quale sono applicate. Quindi aree piccole hanno meno fili, mentre invece aree più grandi hanno più fili. Questo count sarebbe il numero di fili che si trovano sopra l'erba. Più questo numero diventa alto, più il numero di fili aumenta, come puoi vedere. Dentro a questo density map addirittura potremmo andare a caricare una mappa in bianco e nero e lui andrebbe diciamo, a distribuire l'erba non in maniera uniforme su tutto l'oggetto, ma andando a seguire questa mappa, quindi concentrando maggiormente nella parte bianca della mappa l'erba e meno nella parte scura dell'erba. Questo length sarebbe la lunghezza dei filamenti dato in pollici, quindi se io qua dentro scrivo 2, tu vedrai che l'erba diventa la metà di come era prima, quindi più questo numero aumenta, più l'erba diventa grande, più questo numero diminuisce, più l'erba si abbassa. Questo thickness sarebbe lo spessore del filo d'erba, sempre dato in pollici, quindi immaginati il raggio del filo d'erba, questo qua sarebbe il raggio dato in pollici del filo d'erba. Questo taper invece sarebbe se noi prendiamo un singolo filo d'erba, se questo parametro fosse pari a 0, il filo d'erba sarebbe perfettamente rettangolare. Andando ad aumentare questo numero, il filo d'erba diventa affusolato verso l'alto, quindi se lo guardiamo in sezione, invece di essere un rettangolo diventerebbe un trapezio, quindi stretto verso l'alto. La maggior parte di questi parametri, diciamo già i valori di default vanno bene, gli unici parametri che solitamente noi tocchiamo sono soltanto il count per decidere il numero di fili e il length per decidere la lunghezza. Al massimo proprio possiamo con il thickness andare a modificare lo spessore del filo d'erba, ma alla fine tutti questi altri parametri vanno benissimo impostati così come sono. Ad esempio il gravity fa in modo che il filo d'erba si rigiri su se stesso. Quindi se io mettessi qua dentro un gravity pari a 0, il filo d'erba sarebbe diritto, ottenendo un po' l'effetto che si otteneva prima facendo l'erba con il displacement, e quindi non sarebbe diciamo molto realistico perché solitamente il filo d'erba è piegato.
Questo band invece indica quella che è l'elasticità, cioè la capacità che ha il filo d'erba di potersi curvare. Se fosse pari a 0 non si curverebbe, mentre invece 1 sarebbe la massima elasticità che lui può avere. Questo global scale è una scala generale, quindi che riguarda tutti gli effetti messi insieme, con la quale io posso rimpicciolire o ingrandire in un colpo solo tutta l'erba. Questo knot invece, se tu ti immagini un filo d'erba, te lo devi immaginare non come se fosse un unico segmento, ma come se fosse diviso in questo caso in 5 parti. Quindi il fatto che sia diviso gli dà la possibilità di piegarsi meglio. Ovviamente questi qui secondo me sono dei parametri, quindi da gravity a scendere, sono parametri che noi non andiamo mai a toccare a meno che non abbiamo dei casi particolarissimi. L'ultima cosa che possiamo andare a toccare è all'interno di questo material, se noi lo attiviamo, lui di base tende a mettere un suo materiale sopra. Se io lo attivo e vado in questo pannello, io ho la possibilità, quindi lui da questa finestra vede tutti i materiali che io ho nella scena e va ad applicare il materiale che io scelgo. Quindi se io gli do lo stesso identico materiale che ho dato all'erba, ci sarà una continuità nella texture tra quello che c'è nei fili d'erba e quello che c'è a terra. Il resto delle opzioni, cioè, possono anche essere utili, però solitamente soltanto per un utilizzo molto particolare. Per esempio questo livello di dettaglio fa in modo che diciamo, se tu guardi l'erba da vicino la vedi molto dettagliata, se la guardi da lontano la vedi meno dettagliata, per fare in modo che il computer vada più veloce, perché in questo caso lui la sta dettagliando tutta quanta per tutta la sua lunghezza. Invece in questo modo io gli potrei dire dettaglia solo una parte, diciamo, vicina o una parte lontana.